Vediamo come pulire il sensore della nostra fotocamera nel modo più corretto. Bentornati sul canale, sono Giancarlo. Oggi vediamo come pulire il sensore di una fotocamera. Lo facciamo con la Sony A7 IV che io utilizzo normalmente. Il discorso più o meno è simile anche per altre fotocamere, con qualche distinzione che poi magari faremo. Ci accorgiamo che il sensore è sporco quando andiamo a vedere le nostre foto oppure i nostri video e quindi ci appaiono, soprattutto quando abbiamo un diaframma chiuso, dei puntini, delle macchie fastidiosissimi, spesso nel cielo o su appunto parti di colore uniforme, ma ancora più grave a volte magari su un ritratto, perché se con Photoshop possiamo tranquillamente pulire queste macchie, quindi con l'healing brush oppure quindi col pennello correttivo o col timbroclone, quando il cielo magari c'è un cielo uniforme, è facile appunto fare questa correzione. Quando invece abbiamo queste macchie su un viso, magari se facciamo foto di beauty, non sempre utilizziamo aperture di diaframma molto ampie. A volte per il trucco, eccetera, occorre utilizzare un diaframma un po' più chiuso e quindi potremo vedere queste macchie che sono fastidiosissime e finché appunto è un cielo è facile, anche se tedioso, eliminarle. Comincia a essere a volte un pochino più complicato quando dobbiamo andarle a eliminare da non campiture di colore, non da sfondi uniformi. Il sensore si sporca perché a meno che non utilizziamo delle videocamere dove abbiamo l'obiettivo fisso non intercambiabile, quando andiamo su queste macchine a cambiare l'obiettivo, complice a volte magari il vento o anche se non c'è vento, spesso pulviscoli di polvere si depositano sul sensore. Questo fa sì che quando scattiamo con diaframmi chiusi, questi risultino evidenti. Spesso utilizzando magari un diaframma molto aperto non ce ne accorgiamo, ma nel momento in cui andiamo a chiudere il diaframma perché magari facciamo delle riprese in esterno e c'è troppa luce, anche con i filtri ND non riusciamo, oppure li abbiamo dimenticati, oppure quando andiamo a fare delle foto magari paesaggistiche in cui vogliamo che sia molto a fuoco e quindi utilizziamo un diaframma abbastanza chiuso, ecco che cominciano a saltare fuori ed è fastidiosissimo e tedioso eliminarli. Prevenire è meglio che curare. Quando dobbiamo cambiare l'obiettivo cerchiamo di farlo in luoghi riparati dal vento. Se ciò non è possibile perché li dobbiamo cambiare magari stando fuori all'aperto, facciamo schermo con il nostro corpo. Quando smontiamo e riattacchiamo l'obiettivo, teniamo la fotocamera orientata verso il basso, in modo che il sensore stia verso il basso. In questo modo è più difficile che la polvere possa depositarsi sul sensore. Utilizziamo uno strumento che dovrebbe essere nello zaino di tutti quanti, una buona pompetta ad aria. Non utilizziamo bombolette ad aria compressa perché possono rilasciare dei fluidi che depositandosi sul sensore potrebbero poi macchiarlo o rovinarlo. Quindi utilizziamo una di queste. Leviamo l'obiettivo, lo indirizziamo verso il basso e soffiamo all'interno del corpo. Per pulire il sensore io ho comprato questo kit qui. Non è un video sponsorizzato, non sono stato contattato, nulla. Ho soltanto preso questo perché l'ho visto utilizzare da alcuni professionisti del settore e quindi ho voluto provarlo e mi sembra che il risultato sia buono. Per vedere appunto dove sono questi pulviscoli basta fare una semplice fotografia. Fotografiamo magari un bel cielo blu oppure se dobbiamo fotografare in interno una parete bianca con una buona illuminazione. Questo perché dobbiamo utilizzare diaframmi chiusi che renderanno più evidenti questi punti. Quindi usiamo un F16, F18, F22, fuoco all'infinito e facciamo una foto. Vedremo sul nostro schermo, magari in Photoshop, ingrandendola, spesso sui bordi o sugli angoli dove è più facile che si depositino questi pulviscoli. Facciamo la pulizia e poi andiamo a fare un check per vedere se sono spariti. Se non lo fossero, dobbiamo ripetere la pulizia. Ma vediamo insieme come si fa proprio praticamente. Bene, questo è quello che ci servirà. La nostra macchinetta, una batteria che deve essere carica per non avere l'inconveniente che magari sul più bello si chiude l'otturatore. Una pompetta, se volete una torcia per esaminare il sensore, i coperchi per metterli sulla macchinetta e sull'obiettivo
e poi un kit che ci permetta di pulire il sensore. Allora, in questo kit, come potete vedere, avete gli swap, avete i pennellini e il liquido. La prima cosa da fare è accertarsi di avere una batteria carica, per cui la cambio perché questa non era completamente carica. Controllo, perfetto, è carica. Allora, che cosa dobbiamo fare? Quel che dobbiamo fare è esporre il sensore. Ovviamente quando noi andiamo a pulire il sensore non passeremo direttamente sul sensore, ma su un vetro che ricopre il sensore, quindi non dobbiamo avere eccessivamente paura. Ovviamente è un'azione delicata che va compiuta con attenzione e delicatezza. La prima cosa da fare è quella di andare nel menu, mettere pulizia sensore, immissione. Questa farà vibrare la nostra macchina, il sensore vibra e delle particelle di polvere attaccate cadranno. Benissimo, andiamo adesso a scoprire il sensore. Possiamo, volendolo, analizzarlo con una torcia. Bene, io già ad occhio vedo che ci sono delle particelle di polvere. La prima operazione da fare è quella di prendere una pompetta, prendetene una buona, mettere la camera rivolta verso il basso e energicamente vedo che già alcune particelle non ci sono più. Benissimo, il sensore comunque era sporco. Che cosa facciamo? Allora, apriamo il nostro liquido. Questo liquido andrebbe cambiato possibilmente ogni anno. Questa operazione dovrebbe essere fatta con le mani pulite, se non con i guanti. Perfetto. Mi raccomando, la camera è accesa e deve rimanere tale. Mettiamo qualche goccia del liquido sul nostro swab. Ne bastano 2-3. Ora perfetto. Fine. Questo non deve più essere riutilizzato. Spegniamo la macchinetta. Fine. Ricordatevi di pulire comunque anche l'obiettivo. Prima di riagganciarlo. E è sempre bene agganciarlo posizionando il sensore della macchina verso il basso. Sarà meno esposta al pulviscolo o a particelle di polvere che possono depositarsi proprio sopra esso. Quella della pulizia del sensore è un'operazione delicata, ma in fin dei conti semplice. Non dobbiamo avere troppa paura. Non andiamo a toccare il sensore, ma uno strato che lo ricopre. Questo è lo strumento che ci serve, uno swab, ovvero un tampone, sul quale appunto, come abbiamo visto, abbiamo messo delle gocce. Mettiamolo su un lato solo, lo passiamo, dall'altro lato dove non ci sono le gocce, ripassiamo.
Quindi un verso dove è bagnato, l'altro verso dove è asciutto. Non dobbiamo utilizzare 2 volte il lato bagnato, come ho visto fare a volte, quindi una volta il lato bagnato, una volta il lato asciutto e poi si butta. Se il sensore è ancora sporco, se ne usa un altro. Il costo di questi è irrisorio rispetto al valore di un sensore. Per cui facciamo con attenzione questa operazione che in fin dei conti è semplice. Il liquido, come detto, una volta aperto andrebbe cambiato ogni anno. Un altro modo per preservare il nostro sensore dalla polvere è quello di utilizzare la funzione disponibile di chiusura delle tendine dell'otturatore quando spegniamo la fotocamera. Non tutti sono propensi a farlo perché toccare con le mani inavvertitamente le tendine dell'otturatore può provocare dei seri danni. È vero sì che chiudendosi ripara di più maggiormente, non mette a riparo totalmente dalla polvere, la polvere si deposita lo stesso, però può aiutare magari in certe situazioni. Io onestamente non lo lascio attivo, preferisco insomma quando è il caso pulirlo. Con macchine come questa qui, come la A74, è importante che eseguiamo questa operazione di pulizia del sensore avendo attivata la funzione di pulizia del sensore. Perché? Perché in macchine con il sensore stabilizzato non dobbiamo farlo a macchina spenta questa pulizia, perché altrimenti sposteremo passando lo swab il sensore. Dobbiamo farlo quando abbiamo attivato la funzione di pulizia, quindi avviene la vibrazione, in quel momento il sensore è esposto e è stabile, quindi quando noi andiamo a passare lo swab con una piccola pressione, il sensore non si muoverà. Con altri tipi di fotocamere in cui non abbiamo il sensore stabilizzato, possiamo tranquillamente fare questa operazione con la macchina spenta. Mi raccomando, è importante. È importante pure farlo in quel modo perché se lo facciamo con una macchina accesa, ma non in quella modalità di pulizia sensore, se noi andiamo inavvertitamente magari a premere il pulsante di scatto, avremo le tendine del sensore che si chiudono, mentre noi magari stiamo pulendo con lo swab e lì faremo dei grandi danni perché danneggeremo le tendine dell'otturatore. Quindi impostiamo la funzione pulizia del sensore e lasciando la macchina accesa passeremo lo swab senza problemi. Quando comprate un kit per la pulizia del sensore, verificate che sia per il sensore corretto, ovvero se avete un APS-C, utilizzare un kit per APS-C. Se avete un full frame, come in questo caso, utilizzate per un full frame, perché naturalmente sarà diversa l'ampiezza dello swab, quindi del tampone da passare sul sensore. Bene, mi auguro che questo video possa esservi stato utile. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto, attivate le notifiche e ci vediamo alla prossima. Ciao!